Clara, in quel dato momento della sua vita, si sarebbe anche potuta dire la persona più felice al mondo, perché dalla vita aveva avuto tutto. A 35 anni era un'autrice di bestseller di fama mondiale e dai suoi fantasy per ragazzi erano tratti film, serie TV e videogiochi. Tanto successo fruttava milioni, e cosa non ci si può comprare con i soldi? Indossava abiti costosi, disponeva della tecnologia più moderna, visitava i luoghi più belli e la sua casa era un incanto, una splendida villa con attico, giardino e piscina. Che vita da sogno, anche troppo per una persona sola, infatti Clara la condivideva con l'amata famiglia, 1000 volte più brillante e preziosa di qualsiasi gioiello. In una fresca serata invernale sedeva sulla sua comoda sedia da ufficio, davanti alla scrivania spaziosa, nel suo studio. Avvolta dal tepore di quella candida stanza, si stava dedicando alla scrittura della sua prossima hit. Sarebbe riuscito il giovane Jack, dopo tante peripezie, a sconfiggere il Signore Oscuro? Certo che sì, pensò. E mentre, quasi posseduta dalla sua stessa narrazione, batteva freneticamente i tasti del costoso computer come fossero stati quelli di un pianoforte, nell'altra stringeva una cioccolata calda fumante. Sulla tazza era impresso il vivido logo della sua saga di romanzi. La sorseggiava a tratti, senza distogliere lo sguardo dallo schermo. Solo di tanto in tanto la posava per fare una carezza alla tenera gattina nera, Minnie, che pareva essere molto gelosa di quel computer. D'un tratto, il suono dello sblocco di una serratura dissolse l'incantesimo, ma Clara non si arrabbiò, al contrario sorrise e richiuse delicatamente il portatile. Ted e i piccoli erano di ritorno. 2 ridenti bambini si precipitarono correndo dalla mamma, disseminando il pavimento di impronte bagnate. Indossavano ancora i loro cappottini. E mentre l'abbracciavano con tutta la forza di quelle braccia minute, il papà li raggiunse con calma. Aveva lasciato la giacca sull'appendiabiti, in entrata. Ted, un uomo ruvido, alto e robusto, guardava i figlioletti attraverso la folta barba con gli occhi dolci di un padre fiero, mentre raccontavano alla mamma le fantasiose avventure vissute al parco giochi. Il piccolo Johnny si era portato in casa un bastoncino, che sventolava come la spada di un prode cavaliere, mentre la sorellina lo osservava ammirata. Quel giorno aveva insegnato a Jessica come si combattono i draghi. Clara ascoltava quelle storie di magia e incredibili viaggi con la convinzione materna che nessuno dei suoi romanzi ne fosse all'altezza. Specchiò i suoi occhi nel volto del marito, ritrovandovi uno sguardo sincero di complicità. Erano tutti insieme, uniti e felici in quello spazio caldo e luminoso, in netto contrasto con l'oscuro cielo blu della fredda notte su cui si affacciava una bianca finestra. Ted si avvicinò e fece una leggera carezza a Minnie, che gli rispose con delle fusa tranquille. Poi si rivolse a Clara e con tono caldo e leggermente preoccupato le chiese se non si stesse sforzando troppo ultimamente. Lei allora gli sorrise e disse: scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno della tua vita. E lo pensava con tutto il cuore. D'improvviso tutto si fece buio. Nel mezzo di un vuoto infinito, davanti agli occhi di Clara si materializzò l'azzurra scritta "Simulazione terminata", circondata da lampeggianti simboli sconosciuti. Sussultò quando una cordiale voce maschile recitò brevemente le esatte parole. "Simulazione terminata". Era rimasta pietrificata dalla paura. Dov'era finito tutto quanto? Dov'era finita la sua famiglia? Poteva cercare una risposta solo in quell'iscrizione incisa in un muro invisibile, vagamente gentile e terribilmente sconfortante. Suggeriva un'ipotesi assurda e orribile. Clara era sul punto di piangere quando d'un tratto le parve di scorgere un corpo muoversi in lontananza. Da quella densa oscurità senza fine scaturì una figura, nera nel nero, difficile da distinguere in quel buio, scarsamente illuminata unicamente da quelle parole brillanti che levitavano nell'aria. Le si stava avvicinando velocemente, scoprendo gradualmente il suo aspetto contorto. Pareva un oscuro uomo deforme. Aveva arti sproporzionati e un bianco luccichio intermittente sul viso. Le ginocchia di Clara, inerme, stavano per cedere mentre la creatura, con passo rapido, si faceva sempre più vicina, allungando un braccio. Voleva toccarla. Poi ogni cosa scomparve una volta ancora, quando Clara avvertì un violento strattone alla testa. Aprì gli occhi e l'immagine annebbiata di colori per nulla familiari, la sensazione di una mano robusta che le stringeva la nuca, la fecero trasalire.
sbatté violentemente a terra e rigettò viscide macchie. Avanti, spostati! Il tuo turno è finito! Comandò una voce ostile, una voce sconosciuta. La vista iniziava a schiarirsi e quando alzò lo sguardo ciò che vide le sembrò un sogno. Cos'erano quelle creature? Una schiera di esseri, simili a umani, ricoperti di nuda pelliccia grigia, la osservava vagamente in una moltitudine di occhi senza vita. Ognuno di loro ne aveva 3. Il cervello elaborava in fretta le immagini, traendo le sue conclusioni. Mentre si sollevava sulle braccia tremanti, Clara realizzava di trovarsi in un immenso impianto semibuio. Decine di grigi macchinari gemelli luccicavano, rischiarati dalla pallida illuminazione. Ospitavano quegli esseri, e ne aveva uno davanti lei stessa. Si trattava di una postazione con visore, un binocolo emanante una luce azzurrina circondato da 4 misteriose siringhe. Vuote. A fianco un laconico monitor recava la scritta «Simulazione terminata». No, non poteva essere possibile. Clara a distinto si guardò le mani ed ecco, erano ricoperte dello stesso manto grigio. Sentì una fitta lancinante al petto quando, sfiorandosi la fronte, poté palpare le rigide palpebre sigillate di un terzo occhio. Quegli esseri, era una di loro. Quella macchina, l'aveva usata anche lei. La sua vita, il suo successo, la sua amata famiglia, erano finzione. Ma cosa significava? Tutto ciò che per lei aveva un valore era andato. Ted, Johnny, Jessica. Non c'era scampo. Non c'era scampo. Si stringeva la testa tra le mani, piegandosi in silenzio. Tranquilla, a breve ricorderai tutto. Le suggerì la voce, tutt'altro che rassicurante. Di fronte al macchinario si ergeva ora una figura possente. Lui, a differenza degli altri, aveva la pelliccia bianca e indossava dei vestiti, una divisa. I 3 bulbi oculari, perfettamente coordinati, la ispezionavano lentamente. Il suo corpo era ricoperto di strani larghi pori. Aveva con sé un fucile. Era chiaramente una guardia. Un guizzo distinto. Clara temette che se non si fosse mossa l'avrebbero punita. Alzandosi faticosamente in piedi, patì il gravoso peso di una cavigliera gialla, con codice identificativo, stretta fin quasi a dilaniare la carne. Lo sguardo si posò nuovamente su quelle siringhe sottili e appuntite che circondavano il visore. Capì che avevano violato il suo cranio. Senti, se vuoi rivedere come si chiama Ted e i bambini, ti conviene darti da fare. La guardia ammiccò al terminale e porse a Clara un pesante attrezzo da lavoro. Poi aggiunse: Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno della tua vita. Lei prese l'attrezzo e si avviò zoppicando all'uscita più vicina, con gli occhi che le si spegnevano progressivamente, facendosi sempre più simili a quelli dei compagni. Mentre lasciava la struttura alle sue spalle, altri 3 suoi simili si risvegliavano al suo stesso modo, e uno di loro veniva brutalmente pestato dalle guardie per i fastidiosi strilli. Altri 3 prendevano il loro posto, così come qualcuno aveva preso il suo. Sorridevano sollevati e abbandonati, mentre gli erano iniettati i fluidi dei macchinari. Man mano che riaffioravano i ricordi, il trauma subito dall'ego si dissolveva silenziosamente, così come la coscienza stessa si assopiva a precedere il posto agli automatismi di una macchina. Varcata la porta automatica, fu accecata da un intenso bagliore e il suo nuovo occhio si dischiuse dolorosamente. Un'intensa, sgradevole, pungente sensazione la travolse, smuovendola, quando i suoi recettori, gli strani pori, percepirono il violento sbalzo di temperatura. Le ferite bruciavano. Ora, di fronte a lei, illuminati dalla luce di un sole incandescente, si estendevano campi sterminati, costellati di schiavi, intenti a coltivare un'immensa rete di piantagioni, sotto la sorveglianza di guardie armate. Da quella prospettiva parevano formiche laboriose. Clara tornò a lavorare, pensando al caldo ricordo della sua famiglia, preparandosi già al momento in cui l'avrebbe rivista. Gli permettete di usare i simulatori? Non temete che sviluppino degli ideali comuni? Non temete che decidano di avere dei diritti e si rivoltino? No, mi creda, loro sanno benissimo che cosa accade qui, ma sanno anche cosa costerebbe loro la disobbedienza. Non temono di morire, temono di perdere i loro sogni felici.